Impress ha pubblicato un video molto particolare sul loro canale ufficiale YouTube e in questo video possiamo vedere Lana con un fiore rosa in testa, felice mentre gioca con un giocattolo a forma di barca e di sottofondo si possono ascoltare le onde del mare, il vento d'estate e un gabbiano. Solo ed unicamente questo per 6 minuti e 28 secondi. Moltissimi hanno trovato questo video molto strano. Perché c'è Lana nel buio da sola? Perché Lana qui non ha il naso? E soprattutto, perché è circondata dal buio? Io ho provato addirittura anche a schiarire la clip per vedere tutto ciò che si nascondeva lì dietro. Ho analizzato questo video per voi per darvi un nuovissimo aggiornamento sulla Lana lore in previsione del Summer Update. Lasciate subito un mi piace perché in questo video vi dirò tutti i segreti che nasconde questa semplicissima clip postata da Dress2Impress e anche qualcosa che forse non sapete. Nella descrizione di questa clip non troviamo assolutamente nulla se non un lungo messaggio che nasconde diverse cose. Intanto lo traduco per voi. Lana continua a mettere in discussione la sua realtà. I giorni le sembrano familiari, ma c'è sempre qualcosa che non torna del tutto. Adora il suo nuovo giocattolo a forma di barca, le ricorda qualcosa, ma non riesce a capire cosa. Forse un sogno o un ricordo sepolto troppo in fondo. La piccola barca le sta perfettamente tra le mani, è leggera ma solida, come se fosse stata fatta apposta per lei. A Lana piace davvero tenerla fra le dita, giocarci e farla dondolare. A volte immagina che stia navigando fra le onde, portando con sé piccoli segreti che ancora non sa nominare. A volte osserva la sua ombra muoversi sul pavimento, come se le stesse indicando una direzione. La fa sentire calma, ma anche un po' smarrita. Tra pochissimo vi spiegherò questo pezzo di storia, ma devo soffermarmi su un particolare che hanno notato in pochissimi. Alcune lettere della descrizione sono in maiuscolo e se le mettiamo insieme sono Q, U, E, S, T, formano la parola quest, per confermarci in precedenza, come detto da Umoyae, che stiamo per affrontare forse la quest più importante e definitiva di tutta la storia di Lana su Dress2Impress. So the next quest is going to be like really big, really cinematic. Attenzione ai minuti del video. Molti giustamente dicono: ma perché far scorrere continuamente la stessa immagine con lo stesso suono per 6 minuti e 28? Non poteva essere corta pochi secondi? Credo sia abbastanza chiaro che il minutaggio faccia un forte riferimento al rilascio del Summer Update. 6 è il numero del mese di giugno e 28 il giorno del rilascio. Quindi abbiamo già una data: 28 giugno 2025. Io comunque tengo gli occhi aperti per ogni indizio e fate lo stesso anche voi, che lo sapete che io la prima cosa che vedo subito corro a riferirvela. Occhio alla barca giocattolo. Vi ricordate il finale segreto della quest di Natale? Quello che ho sbloccato insieme a voi in un video. Per sbloccare questo finale serviva un codice e questo codice si trovava davanti a una fontana segreta nella quest. E il codice recitava palingenesia, che significa concetto di rinascita e veniva usato spesso nella filosofia, teologia e biologia. È un termine greco. E nella scena della quest, in caso ve la siate persa, possiamo vedere un personaggio chiamato O, che secondo le teorie sta per l'iniziale di Odisseo, ovvero un eroe della mitologia greca. E O lascia fuggire via con una barca questa figura femminile dalle sembianze di Lana e con la sua stessa voce. May we never meet again. Goodbye, Oh. E la fa scappare lontana da lui per proteggerla da qualcosa o da qualcuno. Questo è un chiaro riferimento al passato, probabilmente a una vita precedente. Quindi è una cosa talmente lontana che Lana adesso non può ricordarsela, perché è rinata nuovamente. Ma come abbiamo letto nel suo diario segreto sempre durante la quest di Natale, Lana continua ad avere sogni, allucinazioni e pensieri di quel periodo, ma non sa ancora spiegarsi cosa siano. Ecco perché Lana si incanta adesso giocando con la barchetta giocattolo. Non è una casualità. Il team di Dress2Impress vuole farci capire che con le nostre teorie ci avevamo azzeccato. Era Lana, solo di un'altra vita. Oltretutto ricordiamoci che Lana continua a chiedersi se ciò che è capitato a Lina nell'ospedale sia successo per colpa sua. Ho tradito gli altri, includendo anche le persone che mi sono state vicine nei periodi più bui della mia vita. L'ospedale. Non posso farci niente, ma sento che quello che è accaduto a Lina è stato per colpa mia. Quindi il loro legame esiste da davvero moltissimo tempo. E ad oggi, sul profilo Roblox del profilo ufficiale di Lina, c'è questo messaggio. È gelosia se penso davvero che lei non se lo meriti. Passiamo alla famosissima teoria del naso. Adesso vi spiego. Poco prima dello scherzo del pesce d'aprile, dove ci siamo trovati il salone pieno di quadri di Lina e addirittura Lina stessa seduta alla scrivania, ci siamo tutti accorti che Lana avesse subito un cambiamento alla faccia. E l'abbiamo vista comparire poco dopo la quest di San Valentino con il naso. Voi giustamente direte: ma che ci deve dire un naso? Anche se il team di Dress2Impress ha detto che non ha a che vedere con la lore, ma era una cosa semplicemente estetica, loro devono mandarci un po' fuori pista, se no arriviamo subito alla soluzione.
Io finalmente sono riuscita a mettere insieme i pezzi per spiegarvi questo lato della storia, quindi mettetevi comodi bimbi miei, e se siete arrivati fino a questo punto del video aggiungete al vostro commento l'hashtag Lana per farmi sapere se state seguendo con attenzione, e lasciate un mi piace, iscrivetevi che vi vedo. Alla fine della quest segreta di San Valentino, in caso qualcuno di voi se la fosse persa, adesso vi spiego, possiamo notare un personaggio dal nome Nelly che viene preso per mano da quella che sembra Lina, anche lei di nuovo libera subito dopo la quest. Nelly è un personaggio che in realtà c'è già dall'inizio della Lana lore, faceva parte insieme a Lana in un gruppo contro Gigi e Dress to Impress. Gigi, per chi non lo sapesse, è la creatrice del gioco, quindi la padrona del salone, solo che per un periodo Lana si è fatta soggiogare da Agamemnon e la loro grande amicizia si è spezzata perché Nelly ha cercato di eliminare Lana davanti a tutti. Perciò Agamemnon e Lana, o la fake Lana, ancora non ho capito, quindi spiegatemelo voi qui sotto, hanno preso Nelly e l'hanno rinchiusa per un lunghissimo tempo. Perché secondo voi mi sto concentrando proprio su Nelly? E qua vi volevo, perché questa è stata la sua prima apparizione ufficiale nelle quest ed è l'unico personaggio di Dress to Impress ad avere il naso. Qui ho due teorie, seguitemi bene. Teoria numero 1: Lana ha utilizzato Nelly come suo clone per cercare di avere più tempo per provare a raggiungere l'infermiera Julie, anche lei ormai salva dalla maledizione subito dopo la quest di San Valentino, e per provare a indagare sui suoi genitori e poter rimettere la propria vita privata insieme, siccome il passato non fa altro che tormentarla. Infatti Lana sul suo profilo ufficiale di Roblox ha scritto questo: cosa fareste se sentisse che vi manca qualcosa? Sto vivendo una vita neutrale e calma, ma a quale costo? E subito dopo questa bio ha scritto: ho sempre detto che non avrei lasciato che il mio passato mi consumasse, eppure lo rivivo ogni giorno. Potrebbe riferirsi agli errori fatti con Agamemnon? Ai traumi subiti? Teoria numero 2: Lina ha deciso di fare squadra con Nelly, promettendole la libertà o qualcosa di veramente grande in cambio del suo aiuto, per poter escogitare qualcosa di spiacevole verso Lana e poter dopo tutto questo tempo riconquistare la fiducia di Agamemnon. Siccome Lina non è riuscita a sconfiggerci durante la quest di Halloween e non è riuscita neppure a sacrificare Lana e i suoi cloni in cambio dell'immortalità e il dominio sull'universo di Dress to Impress. Ma c'è ancora una domanda che riecheggia nella mia testa e penso anche nelle vostre: perché Agamemnon è così ossessionato con Lana fin dalla sua giovane età? Che cosa ha Lana di così speciale? Qual è il suo potere? Non dimentichiamoci un particolare importantissimo: tutta la storia di Lana è iniziata perché Lana si è fatta assumere come nail artist a Dress to Impress per pagarsi le cure e i debiti con l'ospedale, ma stufa di essere sfruttata e sottopagata ogni giorno decise di escogitare una vendetta contro il salone e contro Gigi, e minacciava continuamente di rivelare a tutti noi il vero scopo di Dress to Impress, dicendo che le sfilate sono soltanto una copertura di tutto quello che sta veramente succedendo alle nostre spalle. Dress to Impress ha a che fare con Agamemnon da moltissimo tempo, e questo ormai l'abbiamo capito, e Lana ci stava preparando al risveglio ed è poi misteriosamente passata per un breve periodo dalla parte di Agamemnon, combinando guai ed eliminando un sacco di persone. Vi mostro al volo cosa ha scritto Agamemnon sul suo profilo Roblox. Tu sei la mia creazione. Cosa significa che ora vuoi tagliare i contatti? Ricorda chi ha riparato la tua anima. Dopo che il tuo gruppo ha scoperto chi sei veramente, non tentare di salvarti la faccia di nuovo. Quindi c'è un grosso dubbio che Lana non sia chi dica di essere veramente. Dobbiamo fare molta attenzione. Resta il fatto che sta effettivamente tornando, ed è proprio lei, considerando che anche nel video non ha il naso. Io ho provato con tutta me stessa a schiarire la clip per cercare cosa può potenzialmente nascondersi nel buio, perché è troppo strategico questo buio messo intorno, ma non sono riuscita a trovare niente di significativo oltre a qualche bagliore di luce e quella che alle sue spalle sembra una palma, pronta a dirci che l'aggiornamento d'estate è ormai alle porte. Manca poco più di un mese. Fatemi sapere qui sotto con un commento che cosa ne pensate. Teniamo gli occhi aperti perché nelle prossime settimane sicuramente arriveranno ancora un sacco di indizi. PS, vi ricordo anche che ci hanno detto che finalmente vedremo un po' meglio come è davvero fatto Agamemnon, e noi siamo decisamente pronti per questo. Iscrivetevi al canale che siamo quasi 50.000 iscritti, manca davvero pochissimo, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al mio nuovissimo canale vlog, lo trovate qui sotto in descrizione, e recuperatevi anche i video precedenti su questo canale, non ve ne pentirete.